Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ti faccio conoscere un nuovo mini flash. Diciamo che è quello più piccolo, più compatto, più leggero perché pesa solamente 45 grammi. È di Godos, anche la funzione TTL e quindi decisamente molto interessante. Quindi seguimi con attenzione anche perché ti devo dare dei suggerimenti, perché parliamo anche di TR, in questo caso S, perché oggi io ti faccio vedere per entrambi i modelli la versione per Sony, ma quello che ti faccio vedere è praticamente disponibile anche per sistemi come Nikon e Canon e Fuji. Ok ragazzi, allora questo è un accessorio a parte, dopo ti spiego come lo potresti utilizzare. Secondo me è indispensabile, quindi se pensi di acquistare questo flash lo devi già considerare, e questo qua te lo consiglio anche con l'IT30, ok ragazzi, perché ti va a risolvere tantissimi problemi. Allora, questo è un mini flash, ovviamente non è che ci possiamo aspettare chissà cosa, però ti dico, anche se la parabola è decisamente la metà di questo IT30, qualcosina riusciamo a ottenere, giusto per andare a schiarire un po' le ombre, soprattutto quando utilizzi ovviamente un obiettivo adeguato, perché se utilizzi un tele capisci bene che se devi fare delle fotografie di ritratto non servirà praticamente a nulla. Ma ad esempio se utilizzi un 27 mm su APS-C che è più o meno un 45, o addirittura utilizzerai un 35 mm su full frame o l'equivalente su APS-C, questo piccolo flash praticamente ti potrà essere decisamente utile. Come vedete è decisamente indiscreto una volta che lo vai a inserire sulla fotocamera, ok? Quindi soprattutto se, almeno io l'ho utilizzato quest'estate quando sono andato in vacanza, praticamente lo avevo quasi sempre su, anche durante le ore un po' più luminose, anche se dopo ti devo dire ovviamente qualcosa, anzi te lo dico subito, non è che può scattare in high speed sync, ma diciamo che come al solito è un problema che si risolve utilizzando eventualmente un filtro ND. Ok ragazzi, allora questo flash innanzitutto ha la possibilità di scattare non solamente in manuale ma anche in TTL, e quindi siamo a posto, quindi non ti devi preoccupare di trovare la giusta esposizione. Qui abbiamo proprio il tasto mod, quindi passi da manuale a TTL. Cosa molto utile, hai la possibilità qui di andare ad aumentare o a diminuire la compensazione fino a un massimo di 3 stop, sia in negativo sia in positivo. Quindi decisamente molto utile questa funzione che troviamo nel TTL, perché ti ho fatto proprio vedere recentemente che alcuni flash come il modello di Viltrox non ha la possibilità proprio di compensare il TTL. Quando sei invece in modalità manuale, per quanto riguarda poi le potenze, abbiamo esattamente 6 stop, quindi si parte dalla massima potenza e si va poi fino a un minimo di un 32esimo, che ragazzi è più che sufficiente, perché un flash così non è che faccia tantissima luce, quindi a un 32esimo praticamente è come scattare con questo IT30 quasi a un 128esimo, ok, giusto per farti un paragone. In dotazione troverai anche due utilissimi filtri, sono esattamente dei filtri CTO, un full CTO completo e mezzo CTO, e troverai anche un diffusore. Hanno dei magneti, come vedi, alle estremità, e servono esattamente per collegare in maniera veloce proprio il filtro che vuoi utilizzare alla testa di questo IT20. I filtri CTO ragazzi sono praticamente molto utili, soprattutto supponiamo nel caso in cui tu vai a utilizzare questo mini flash a casa di amici, quindi in una normale abitazione o anche all'interno di un ristorante, dove di solito la temperatura è molto più calda rispetto ai 6000 gradi Kelvin e superiori che ottieni con questo flash, perché utilizzano anche lampadine da 3000, 3500 e 4000 gradi Kelvin. Quindi per avere un bilanciamento del bianco corretto devi utilizzare un filtro CTO. Quindi mi raccomando, metti la temperatura del bianco in manuale, imposta esattamente quella che troverai nel locale in cui vai a utilizzare questo flash, e poi vai a correggere la temperatura
di questo flash con un filtro CTO. Eventualmente potresti anche pensare di acquistare i filtri CTB quando la temperatura comincia a essere, in questo caso, superiore proprio ai 6500 gradi Kelvin. Il diffusore può essere utile proprio per andare ad ammorbidire un po' la luce, ma ti ricordo che tutti questi filtri vanno a togliere un po' di potenza proprio a questo mini flash. Vediamo adesso questo accessorio che praticamente sarà molto utile, anzi quasi obbligatorio che lo andrei ad acquistare, come ti dicevo, perché ti va a risolvere i problemi di copertura della parabola quando vai a utilizzare obiettivi diciamo un po' più grandi del solito, e soprattutto potrai anche utilizzare i flash come l'IT20 e l'IT30 anche con la luce di rimbalzo, perché puoi ottenere una inclinazione di 90 gradi. Vi raccomando, se decidi di acquistare questo accessorio devi sempre acquistare in base al sistema che vai a utilizzare, perché mantiene tutti gli automatismi, quindi devi prendere proprio quello idoneo alla tua fotocamera. È disponibile per Nikon, Canon, Fuji e ovviamente Sony. Ma prima di farti vedere i vantaggi di questo TR ti faccio vedere perché dovresti anche acquistarlo. Allora, supponiamo che tu utilizzi un corpo macchina abbastanza compatto come la 6007 e utilizzi obiettivi pancake. In questo caso, utilizzando anche l'IT20, che è diciamo quello più piccolo, più basso, il raggio della parabola non verrà coperto proprio dal barilotto, perché riusciamo a oltrepassarlo tranquillamente, quindi possiamo scattare tranquillamente utilizzando l'IT20 senza inserire questo accessorio che va a rialzare il flash. Ma nel momento che andiamo a utilizzare un obiettivo che ha un volume molto più grande rispetto a un obiettivo pancake, e supponiamo proprio di utilizzare sempre un 27 mm, ma un 27 mm un po' più professionale come questo di Viltros, capisci bene già guardando questo video che la parabola viene praticamente coperta dal barilotto di questo 27 mm, e poi se andiamo a mettere anche il paraluce praticamente la foto praticamente sarà completamente buia, perché tutta la luce che possiamo ottenere con questo flash viene proprio coperta dall'obiettivo. Quindi per risolvere questo problema basta semplicemente inserire questo TR, lo inserisci proprio nel contatto a caldo della tua fotocamera, abbiamo praticamente un rialzo di circa 2,5 cm e poi vai a inserire il flash che vuoi utilizzare. L'IT20, che è quello più piccolo, anche con questo rialzo riusciamo adesso a scattare e utilizzare proprio tutta la luce che possiamo ottenere dalla parabola piccolina di questo IT20. Se vai a utilizzare ad esempio l'IT30, che è decisamente più alto, possiamo anche utilizzare il paraluce. Questo te lo dico proprio perché l'ho fatto proprio recentemente. Quindi questo TR praticamente è obbligatorio quando vai a utilizzare obiettivi che hanno una certa dimensione. Però un altro vantaggio che devi prendere in considerazione, che ti dà questo TR, è che puoi praticamente avere un tilt a 90 gradi, quindi se stiamo facendo delle foto internamente puoi proprio usufruire della luce di rimbalzo. In orizzontale la vai a puntare praticamente nel soffitto, eventualmente se scatti in verticale praticamente vai a puntare proprio la parabola o nella parete di destra oppure di sinistra, ovviamente ruotando la fotocamera. L'IT20 ragazzi ha una batteria integrata, una batteria a litio che ti dà una diciamo più che valida autonomia, perché Godos dice che se lo vai a utilizzare supponiamo proprio alla massima potenza avrai addirittura, udite udite, 700 lampi, che sono decisamente tanti, anzi si scarica prima la batteria della vostra fotocamera che la batteria del flash. Per ricaricare la batteria, essendo integrata, qui è una Type-C, quindi utilizza il caricatore del tuo telefono, perché in dotazione non hai praticamente il caricabatteria. Io però sinceramente utilizzo sempre un normalissimo power bank.
che praticamente è anche più comodo. Ok ragazzi, dovete attendere un po', supponiamo che ti sei dimenticato proprio di caricare la batteria il giorno prima, basta anche tenere 10 minuti e sono sicuro che riesci a portare a casa lo stesso la tua giornata fotografica, oppure se hai pazienza basta attendere un'oretta e la batteria si va a caricare completamente.